Buongiorno a tutti, oggi andiamo a rifare questo bracciale con la lavorazione che io chiamo a file parallele. Ho messo una catenella di chiusura da una parte, ma potete mettere anche un semplice anellino, ed il moschettone dall'altra, perché andremo a usare il filo di nylon. Questa lavorazione farà rimanere le perline tendenzialmente parallele. Se non sono ben tirate potrebbero formarsi dei leggeri ovali, ma tendenzialmente resteranno parallele rispetto alla precedente, dove invece tendevano a rimanere tonde. Eccola qua la precedente, si formavano degli anellini. Allora prendiamo il nostro filo di nylon, inseriamo il nostro moschettone, qui ho fatto 40 centimetri di filo, anche abbondante, piegato a metà, inseriamo il nostro moschettone direttamente, quindi eliminiamo eventuali anellini aperti, perché il filo di nylon tende a scappare fuori se ci sono delle fessure. Lo partiamo a metà del nostro filo. Io dovrò fare un bracciale di 17 centimetri e mezzo di circonferenza. Qui io uso delle perline piccole. Per andare a nascondere il nodo che poi farò, ho bisogno di una perlina con un foro più grande. Eccola qua. Da questo lato io non farò il nodo, ma per rendere la lavorazione uguale metterò lo stesso anche di qua la perlina con il foro grosso. Il nodo lo faremo poi nella parte opposta. Unisco le due punte delle fili e li inserisco insieme nello stesso verso, tiro, ecco il mio moschettone resterà anche abbastanza stabile. Adesso la lavorazione inizierà con una perlina che chiamiamo sotto, le perline laterali, una perlina sopra. La perlina sotto uniamo i due capi dei nostri fili e le infiliamo tutte e due nello stesso verso all'interno della perlina. Vedete, a differenza della precedente lavorazione, inseriamo i fili tutte e due insieme nello stesso verso. Adesso inseriamo le perline laterali, ne ho fatte 3 da un lato, 3 dall'altra, separatamente, così. E poi andiamo a chiudere la nostra maglia con la perlina che io chiamo di sopra, unendo ancora i nostri due capi, infilando insieme contemporaneamente nello stesso verso la perlina di chiusura. Così. È semplice. Chiudendo in questa maniera i fili tenderanno a rimanere paralleli. Ecco la nostra prima maglia. Adesso ne facciamo anche una seconda, tanto per ribadire il concetto. 3 perline da una parte su un filo, 3 perline infilate sull'altro filo, così. Poi uniamo i due capi ed andiamo a infilare contemporaneamente nello stesso verso la perlina di chiusura. Tiriamo, vedete, così. Ecco la seconda maglia che è finita. Continuiamo fino ad arrivare ai nostri, io devo fare 17 e mezzo, no? Fino ad arrivare ai 17 e mezzo, poi lasceremo magari anche un po' di più che non sia stretto. Io ho fatto circa 18 centimetri, poi c'è la catenella che regolerà. Mettiamo nella stessa maniera la perlina grossa che andrà a nascondere il nostro nodo, quindi tutti e due i capi insieme. Fissiamo adesso l'anellino, la catenella di chiusura che decidiamo di mettere, però andiamo a fissare inserendo in maniera
sposta i nostri due capi da destra verso sinistra uno e da sinistra verso destra l'altro, sempre nello stesso anellino, che sarà il primo della catenella o il singolo anellino se ne volete mettere solo uno. Tirate, così non è ancora fissato, vedete? Tende solo a far rimanere dritta la nostra catenella. Facciamo 3 nodi concentrici in modo da fissare a questo punto i nostri fili. Tiriamo molto bene, poi rinfiliamo sotto la perlina grossa i 2 capi liberi dei nostri fili, in modo così, vedete, torniamo indietro verso l'interno del bracciale, in modo da tirare il nodo sempre più possibile sotto la perlina grossa, vedete? Andrò a fissare con i fili di base questi 2 capi, facendo un altro nodo, altri 2 nodi che prendano i fili della lavorazione. Fatti tutti questi bei nodi, taglio il filo di nylon lasciandolo un po' abbondante, ci sarà tempo per tagliarlo bene dopo, un goccio di colla forte e nascondo tutto dentro la perlina grande, si incollerà tutto all'interno. Tagliamo poi gli avanzi di filo e il nostro bracciale è finito e potrà avere anche una regolazione in questo caso.